Buongiorno ragazzi, io sono Wendy e insieme alla mia sorella Cynthia vi proponiamo di farci compagnia mentre faccio qualche lavoretto in casa. È sempre bello trascorrere un po' di tempo insieme, anche mentre si svolgono le faccende di tutti i giorni. Vogliamo anche dare il benvenuto a mia figlia, che è appena tornata dalla sua vacanza. È bello rivederla felice e piena di storie da raccontare. Speriamo che questa giornata possa essere piacevole e che possiamo condividere qualche momento speciale con voi. Non lo so come ho fatto in tempo a fare una colazione sul balcone, ma sono felice di averlo fatto. La pioggia è arrivata all'improvviso e si è fermato il tempo, lasciando solo il suono delle macchine che passano, come un sottofondo tranquillo. Mi piace molto ascoltare la pioggia, ha un modo speciale di farmi sentire calma e adoro il suo profumo fresco e pulito che riempie l'aria. È un momento semplice che mi ricorda quanto sia bello prendersi un po' di tempo per godersi le piccole cose della vita. E approfitto per fare una lavatrice con gli asciugamani. È importante cambiare spesso gli asciugamani o lavarli e rimetterli puliti, così rimangono freschi. Usare asciugamani puliti aiuta a mantenere l'igiene e a sentirsi più a proprio agio dopo la doccia o il bagno. È un gesto semplice, ma importante per prendersi cura di sé e della propria casa. E così ogni volta che si usano si può godere di un profumo piacevole e di un grande conforto. Vi mostro questa piccola stella marina, un cavalluccio marino e altre cosine carine. Sono dei regali e souvenir che ci ha portato nostra figlia da Londra. È stata invitata dalla nostra famiglia italiana. È ormai da tanto che non diciamo più che siamo semplicemente amici, perché il nostro affetto è diventato molto più forte. Ci vogliamo un mondo di bene. Questi piccoli pensieri sono un ricordo speciale di una vacanza bella e piena di emozioni per mia figlia e i nostri cari amici. Ha portato un piccolo specchietto per la zia, delle piccole barrette di cioccolato che hanno dietro la storia del simbolo disegnato sulla carta, dei peluche presi a una mostra dei film di Shrek, anche dei bicchierini e delle calamite che non potevano mancare alla sua collezione.
È stata una bella vacanza e devo dire che mi ha fatto piacere che la nostra figlia ci sia ricordata di noi, con i cioccolatini che tanto ci piacciono e con le bellissime fotografie dei posti che ha visitato. È stato davvero dolce da parte sua pensare a noi, anche quando era lontana, e ci ha fatto sentire speciali. La giornata si è rinfrescata davvero tanto ed è stato bello sentire l'aria più fresca sulla pelle. Uno dei lavori di casa che mi piace fare è stirare. Trovo che sia un momento tranquillo e rilassante. Mi piace anche ascoltare un piccolo film o lasciarmi trasportare dai miei pensieri mentre stiro, perché così il tempo passa più in fretta e diventa un momento di pace tutta mia. Anche se a volte può sembrare noioso, per me è un modo per rilassarmi e staccare la mente dalle cose quotidiane. Non posso evitarlo, perché in fondo lo trovo piacevole e mi aiuta a sentirmi più tranquilla. Posso dire anche che stirando pantaloncini, magliette e vestiti riesco a controllare se sono ancora in buone condizioni. Allo stesso tempo posso approfittarne per togliere quelli che non usiamo più o che sono ormai troppo vecchi. In questo modo posso mantenere l'armadio ordinato e avere sempre abiti che mi piacciono e che sono ancora belli da indossare. È un gesto che aiuta a stare più organizzati e a fare spazio per nuovi capi, rendendo tutto più semplice e piacevole. Una volta finito, mi piace mettere gli abiti al loro posto. Sentirsi circondati da cose in ordine rende la casa più bella e accogliente. Quando tutto è organizzato, è più facile trovare quello che ci serve. Mi piace dedicare un momento a sistemare le cose. Sembrerà tutto pulito e in ordine.
È arrivato mio marito con un po' di spesa per questi giorni. Approfittando del fatto che abbiamo diversi supermercati vicini a casa, preferiamo non fare grandi rifornimenti tutti insieme. Questo ci permette di comprare solo quello che ci serve davvero, evitando sprechi. Inoltre, in questa casa abbiamo un frigorifero piccolo, quindi non ci conviene fare grandi scorte. Ci organizziamo giorno per giorno, scegliendo con calma ciò che ci serve per preparare i pasti. In fondo, questo ritmo ci piace e ci permette di adattarci meglio a ciò che abbiamo voglia di mangiare senza riempire la casa inutilmente. Questi contenitori in rete li ho comprati su Shein. Li trovo davvero pratici e li uso sempre per organizzare cipolle, patate e un po' di aglio. Così restano in ordine e a portata di mano. In questi altri contenitori in acciaio, che trovo davvero carini anche come oggetti decorativi, metto quasi sempre della frutta. Infine, questo contenitore per grani l'ho preso su Temu. Lo usiamo per conservare il riso e ha una capacità fino a 5 kg. Perfetto per chi, come noi, lo cucina spesso. Con questi piccoli accorgimenti riesco a tenere tutto più ordinato. Sono stati uno dei primi piatti che ho assaggiato quando sono arrivati in Italia. Oggi mio marito prepara i tortellini. Li sta preparando con una salsa al pomodoro, semplice e gustosa. Durante la stagione calda ci piace gustarli così, con il sugo, oppure a ragù, o addirittura fritti, come quelli da passeggio, croccanti e saporiti. Quando invece arriva il freddo, li prepariamo in brodo, più caldi e accoglienti. È sempre un piacere condividere questo pranzo in famiglia, ma oggi è ancora più speciale. Mentre mangiamo ci godiamo anche i racconti di nostra figlia e ci aggiorna con entusiasmo sulle novità della sua vacanza. Un momento semplice ma pieno di calore. Mentre passo la lava aspirapavimenti, colgo l'occasione per invitarvi a iscrivervi al nostro canale e, se vi va, a condividere alcuni dei nostri video. Sarebbe davvero un gesto molto carino da parte vostra e ci aiuterebbe tanto a far sì che la piattaforma raccomandi i nostri contenuti a più persone. Ogni piccolo supporto è prezioso
e ci motiva a fare sempre meglio. Grazie di cuore a tutti voi. E mentre noi assaggiamo dei cioccolatini, voglio salutarvi e dirvi che, come sempre, vi aspetto nei commenti. È sempre un piacere leggervi e rispondere a tutti voi. Grazie per essere sempre con noi. Un abbraccio grande e ci vediamo nel prossimo vlogs di Wendy. Ciao!